Ciao a tutti, oggi è il 15 febbraio, bellissima giornata, stiamo rinvasando questi tridenti molto carini, molto interessanti, hanno un tronco, un bel movimento, ovviamente è tutto ancora da costruire, ma volevo approfittare di questo lavoro che stiamo facendo per rispondere a una domanda sul nostro canale. Un amico ci chiede se è possibile applicare la tecnica della rondella che abbiamo visto applicata sui palmati anche su piante un po' più grosse. In questo caso abbiamo appunto dei tridenti sicuramente più spessi, sui quali applicare la rondella è chiaramente impossibile, perché non si trovano rondelle di queste dimensioni e in generale i rami, le curve sul tronco impediscono di infilare una rondella dall'alto. Però si può applicare il medesimo principio, che è quello di interrompere il flusso di linfa elaborata discendente dai rami verso l'apparato radicale esistente, incidendo come in una margotta la base del tronco dove vogliamo che siano messe nuove radici. Applicheremo alcuni accorgimenti specifici per questo lavoro, diversi da quelli che si applicano normalmente in una margotta. Andiamo a vedere come incidiamo e come impediamo soprattutto il rischio più grosso, che è quello che il callo che si forma vada a diciamo così risaldare la connessione con l'apparato radicale esistente e quindi a impedire la stimolazione della pianta a emettere nuove radici. Cioè, se il callo che si forma è troppo spesso, crea un ponte che permette alla linfa discendente di riconnettersi con l'apparato radicale sottostante. A quel punto la pianta non ha bisogno di nuove radici, continua a lavorare sulle radici esistenti. Se invece noi ci assicuriamo che il callo non faccia questo ponte, che la ferita non si rimargini, a questo punto la pianta è costretta a emettere radici, lo farà in modo radiale, omogeneo. Avremo la possibilità di costruire un nuovo nevari e anche di correggere e eliminare eventuali controconicità. Vedete che in questo caso lo spessore massimo di questo tronco è in questo punto. Qua sotto abbiamo di nuovo un assottigliamento del fusto. Questo è tipico di ogni apparato radicale, soprattutto quando è fittonante, e questa cosa però non è desiderabile esteticamente. Quindi andremo a fare l'incisione più o meno a questa altezza, in modo che le radici poi usciranno a questa altezza e provocheranno un rigonfiamento che eliminerà ogni tipo di controconicità che abbiamo in questo punto. Quindi aggiustiamo la telecamera e cominciamo a lavorare. Allora, in questo caso abbiamo, come detto, il massimo spessore a questa altezza. Quindi vogliamo che questa radice, per quanto sia più alta di queste sottostanti, è comunque fastidiosa perché si trova al di sotto del restringimento della controconicità. Quindi andiamo a escluderla dalla parte dell'apparato radicale che vogliamo avere in futuro. Cominciamo a incidere con le forbici la parte sottostante. Poi facciamo un taglio preciso nella parte in cui vogliamo che siano emesse le radici. Rispetto a una margotta qualsiasi, qui abbiamo spesso poco spazio, non abbiamo la possibilità di ampliare l'altezza, la distanza tra il taglio superiore, l'incisione superiore e l'incisione inferiore. Quindi dobbiamo cercare di essere molto precisi nel taglio superiore, perché è proprio lì che verranno emesse le radici. Dobbiamo fare in modo che il callo si formi in una circonferenza molto regolare, molto omogenea. Non abbiamo paura di incidere eccessivamente. Se andiamo a rimuovere anche un po' più in profondità del callo non è un problema, anzi ci assicureremo, scusate, più in profondità del cambio non è un problema, anzi ci assicureremo che il callo non andrà troppo in profondità. Vedete che ripasso l'incisione. A questo punto vedete che il taglio superiore è netto e preciso ed è all'altezza desiderata. Ci aspettiamo che le radici vengano messe proprio
da questa incisione. Questa sarà quindi più o meno la posizione della pianta. A questo punto possiamo andare a incidere anche la parte sottostante per allontanare l'incisione inferiore il più possibile dal callo che si formerà nell'incisione superiore e minimizzare il rischio che si formi un ponte. Operazione un po' delicata e rischiosa per le mani, quindi fate molta attenzione. Farvi male. Cercate sempre di direzionare la lama verso il basso, perché il taglio superiore deve essere il più netto e pulito possibile. Ora potete applicare ormone radicante. Io in generale trovo che non sia necessario, però male non fa. A questo punto l'incisione è conclusa, è sufficientemente larga e alta. Quello che faccio solitamente per evitare, per assicurarmi, diciamo così, che il callo non formi il ponte, è quello di aggiungere del filo metallico. In questo caso anche piuttosto spesso, filo d'alluminio. Di nuovo utilizziamo filo riciclato, non abbiamo bisogno, non sarà una parte visibile, sarà una parte che verrà poi eliminata. Cerco di avere una lunghezza sufficiente a poter avvolgere questo filo con più spire, quindi mi accontento di un giro intorno al tronco, o meglio alla radice, ma cerco di fare più spire possibili in modo che il callo sia veramente ostacolato. Queste piante sono molto sane, molto vigorose, quindi mi aspetto che una formazione di callo sarà piuttosto generosa. Ecco qua, abbiamo fatto 3 spire, possiamo andare a chiudere. È importante che il filo non copra l'incisione superiore, ma sia tutto sommato più vicino possibile alla stessa. Cerchiamo con una pinza per stringere, andare a strozzare il più possibile il filo. Ecco. In questo caso vedete l'incisione tocca il filo, questa cosa non piace, quindi andrò a rifinire l'incisione in modo che sia un pochettino più alta, non sia a contatto del filo. Ok. Adesso sto incidendo il legno, ma come vi dicevo non è un problema. Poi con la pinza aggiusto anche il filo in modo che sia particolarmente compatto. Di nuovo posso danneggiare tranquillamente la parte inferiore, mentre non voglio toccare l'incisione superiore. A questo punto il filo applicato e possiamo andare semplicemente a invasare questa piantina. Abbiamo molte gemme in posizioni che non ci interessano, ma in questo momento non ci interessa più di tanto andare a fare un'impostazione del tronco. Vogliamo solo evitare, ecco, queste rotture. Facciamo delle ferite un pochettino più pulite, poi andremo a selezionare i rami più avanti a primavera, quando la pianta metterà le foglie, anche perché in generale è meglio non rimuovere troppa vegetazione, perché diciamo così la vigoria con cui verranno prodotte nuove radici, il callo delle nuove radici è direttamente proporzionale alla quantità di foglie, quindi vogliamo che la pianta sia libera di continuare a vegetare in questa stagione. Poi il prossimo anno, quando avremo delle radici più interessanti e avremo molti rami tra cui scegliere, potremo appunto andare a fare un'impostazione più precisa e anche affilare. Utilizziamo dei vasi in geotessuto che stimoleranno la formazione di radici fini e impediranno la formazione di radici dominanti, pittonanti. Utilizziamo il solito mix di torba, pomice, lapillo, zeolite. Alcuni accorgimenti: chiaramente ci dobbiamo assicurare che il sostrato penetri negli spazi tra le radici, in modo che non rimangano bolle d'aria tra le radici che altrimenti impedirebbero l'assorbimento di acqua e nutrienti. E l'altro accorgimento è il solito accorgimento che va applicato
quando vogliamo la formazione di un nuovo apparato radicale superficiale, ed è quello di assicurarci che la pianta sia sufficientemente in profondità, altrimenti la parte superficiale del sostrato dovrebbe essere troppo asciutta e la pianta potrebbe avere difficoltà a radicare dove c'è l'incisione. Quindi dobbiamo assolutamente evitare che l'incisione sia troppo alta rispetto al livello del sostrato. Quindi andiamo a abbondare col terriccio e, come già detto, se abbiamo radici poi che emergono troppo in alto possiamo sempre rimuoverle, ma dobbiamo a tutti i costi evitare il rischio che la pianta si trovi con il callo scoperto e quindi a quel punto non avrebbe l'umidità sufficiente a stimolare la produzione di nuove radici. Questa è la pianta. Direi che per la stagione è a posto. Vedete che se non vedete più, quando non si vede più col fittone, la pianta comincia a esprimere un certo potenziale. Abbiamo una bella curva che è la base, e con un nebari adeguato questa pianta diventa interessante, ad esempio per farne un bello showing. Grazie per averci seguito, ci vediamo al prossimo video.